Siamo alla stazione dei bus di Preston per andare a Londra in bus. Ed è anche la prima volta che andiamo da quando viviamo in Inghilterra. Sei pronto per affrontare questo viaggio? Arriviamo a Londra alle prime ore del mattino. È sabato e la città si sveglia con più calma. Perciò noi passeggiamo un po' tra le vie del centro e ci concediamo la classica colazione inglese. Sei contento? E dopo una bella colazione inglese andiamo a fare un giretto alla National Gallery. Al suo interno si possono ammirare più di 2300 dipinti di artisti inglesi, italiani, spagnoli, fiamminghi, olandesi e francesi. Tra le opere più importanti merita di essere citata la seconda versione della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. La prima versione è esposta al Louvre di Parigi. Ma non solo Leonardo da Vinci, il museo ospita opere di altri importanti artisti, tra cui Van Gogh, William Turner, Monet, Cézanne, Canaletto, Caravaggio, Tiziano, Raffaello, Botticelli e tanti altri. Sono certo che guardando le immagini avrete sicuramente riconosciuto almeno un'opera. In un viaggio a Londra non poteva mancare una fermata davanti a Buckingham Palace, residenza della regina Elisabetta II, sul trono da ben 69 anni. Siamo al Museo della Scienza. Il museo espone più di 300.000 oggetti, tra cui uno spettacolare frammento di roccia lunare, una navicella Soyuz utilizzata nel 2015 per trasportare 3 astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale, e il modulo di comando dell'Apollo 10 che nel 1969 viaggiò intorno alla Luna come test per il successivo atterraggio dell'Apollo 11. E proprio dell'Apollo 11 è presente una replica. A 2 passi dal Museo della Scienza c'è quello di Storia Naturale. Pensate, ospita qualcosa come 80 milioni di reperti, che è impossibile raccontare come si deve in un solo video. Perciò vi cito giusto 2 cose: alcuni esemplari di dodo imbalsamati e lo scheletro di una balena in quella che sicuramente è una delle sale più conosciute del museo. Al momento della nostra visita era presente anche la mostra temporanea Il Museo della Luna, che ha fatto il giro in varie parti del mondo, Italia compresa. Subito dopo essere usciti dal museo, per puro caso ci troviamo all'interno della Royal Albert Hall per assistere alla serata finale dei Proms, che è una sorta di manifestazione organizzata e promossa dalla BBC ogni anno, che raccoglie tantissimi concerti di musica classica. L'ultima serata è molto festosa, quindi raccoglie brani popolari di musica corale o comunque musica sinfonica, e poi alla fine ci sarà anche l'inno inglese e un canto chiamato Auld Lang Syne. È stato molto emozionante di trovarsi per puro caso al centro di un evento così importante nel Regno Unito.
La mattina seguente la dedichiamo a visitare il famosissimo British Museum, tra i più importanti musei del mondo dedicati alla storia. Il primo reperto di straordinaria importanza che vediamo è la stele di Rosetta. Si tratta di un oggetto straordinario poiché consentì di decifrare gli antichi geroglifici egizi. Infatti la stele riporta pressoché lo stesso testo, scritto in 3 grafie diverse, la parte superiore con i geroglifici, la parte centrale in demotico e quella inferiore in greco antico. Il museo offre una vasta collezione sulle varie civiltà del mondo, tra cui un'ampia sezione egizia, un'altra greca romana, ma anche medio orientale, orientale, africana e molto, davvero molto altro. Decidiamo di trascorrere quest'ultimo pomeriggio a Londra passeggiando intorno alla piazza di Covent Garden. Una zona molto caratteristica e animata, con una grande presenza di bancarelle, ristoranti e artisti di strada. Concludiamo questo breve fine settimana ammirando il tramonto dal Millennium Bridge, con vista sul Tamigi, il Tower Bridge e l'imponente St. Paul Cathedral, per poi dirigerci stanchi verso il bus che ci riporterà a casa, passando tra le vie di Chinatown. Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e fateci sapere cosa preferite di più di Londra. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così da non perdere i prossimi video. Ciao!